Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Brimoton Doc Generici SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa ha Brimoton? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Brimoton durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Brimoton? Brimoton ha un farmaco a base del principio attivo brimonidina tartrato, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico simpatico-mimetici per la terapia del glaucoma. È commercializzato in Italia dall'azienda Doc Generici SRL. Brimoton può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Brimoton 2 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Doc Generici SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Brimonidina tartrato. Gruppo terapeutico. Antiglaucoma. Forma farmaceutica. Collirio. Indicazioni. Brimoton è indicato per la riduzione della pressione intraoculare, IOP, elevata nei pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare. Come monoterapia nei pazienti per i quali la terapia topica con beta-bloccanti è controindicata. Come terapia aggiuntiva ad altri farmaci che abbassano la pressione intraoculare quando la PIO desiderata non viene raggiunta con un singolo agente. Vedere paragrafo 5, 1. Posologia. Posologia. La dose raccomandata a una goccia di Brimoton nell'occhio, colpito, 2 volte al giorno, a circa 12 ore di distanza. Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio. Pazienti con compromissione renale o epatica. La brimonidina non è stata studiata in pazienti con compromissione renale o epatica. Vedere paragrafo 4, 4. Popolazione pediatrica. Non sono stati effettuati studi clinici negli adolescenti, da 12 a 17 anni di età. Brimoton non è raccomandato nei bambini al di sotto dei 12 anni ed è controindicato nei neonati e nei bambini, al di sotto dei 2 anni di età. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 4, 9. È noto che nei neonati possono verificarsi gravi reazioni avverse. La sicurezza e l'efficacia di brimonidina non sono state stabilite nei bambini. Modo di somministrazione. Uso oculare. Al fine di ridurre un possibile assorbimento sistemico, si raccomanda di comprimere il sacco lacrimale a livello del canthus mediale, occlusione puntale, per 1 minuto. Questo dovrebbe essere eseguito immediatamente dopo l'istillazione di ogni goccia. In caso di utilizzo di PA di un medicinale oftalmico topico, i diversi medicinali devono essere instillati a distanza di 15 minuti. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Neonati e bambini, vedi paragrafo 4, 8. Pazienti sottoposti a terapia con inibitori della monoammina ossidasi, MAO, e pazienti trattati con antidepressivi che agiscono sulla trasmissione noradrenergica, ad esempio antidepressivi triciclici e miansarina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si raccomanda prudenza nel trattamento dei pazienti affetti da malattie cardiovascolari gravi o instabili e non controllate. Durante gli studi clinici, alcuni pazienti, 12,7%, hanno manifestato una reazione oculare di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Brimonton ha controindicato nei pazienti che assumono inibitori delle monoaminoossidasi, MAO, e nei pazienti trattati con antidepressivi che agiscono sulla trasmissione noradrenergica, ad esempio antidepressivi triciclici e miansarina. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Brimonton durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brimonton durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La sicurezza dell'uso del prodotto nelle donne in gravidanza non è stata stabilita. Negli studi condotti sugli animali, la brimonidina tartrato non ha causato effetti teratogeni. Nei conigli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Brimonton altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari, può provocare affaticamento o sonnolenza. Tuttavia, soprattutto di notte o in condizioni di ridotta illuminazione, Brimonton può alterare moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari, può causare offuscamento o alterazione della vista. Il paziente deve attendere fino a quando questi sintomi siano passati prima di mettersi alla guida o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più comunemente segnalate sono secchezza orale, iperemia oculare e bruciore/dolore acuto, tutte verificatesi nel 22-25% dei pazienti. Questi effetti sono di solito transitori e non comunemente vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio oftalmico, adulti. Nei casi ricevuti, gli eventi segnalati sono stati generalmente quelli già elencati come reazioni avverse. Sovradosaggio sistemico causato da ingestione accidentale, adulti. Sono disponibili informazioni estremamente limitate riguardanti l'ingestione accidentale di brimonidina negli adulti. Il solo evento avverso segnalato ad oggi è stata l'ipotensione. È stato segnalato che l'episodio ipotensivo è stato seguito da rebound ipertensivo. Il trattamento del sovradosaggio orale comprende la terapia di supporto e sintomatica. Le vie respiratorie del paziente devono essere mantenute libere. È stato segnalato che il sovradosaggio orale con altri alfa-2 agonisti ha provocato sintomi quali ipotensione, astenia, vomito, letargia, sedazione, bradicardia, aritmia, miosi, apnea, ipotonia, ipotermia, depressione respiratoria e convulsioni. Popolazione pediatrica. Sono state pubblicate o riportate segnalazioni di gravi effetti avversi dovuti all'involontaria ingestione di brimonidina 2 mg/ml collirio, soluzione da parte di soggetti pediatrici. I soggetti hanno manifestato sintomi di depressione dell'SNC, tipicamente coma temporaneo o basso livello di coscienza, letargia, sonnolenza, ipotonia, bradicardia, ipotermia, pallore, depressione respiratoria e apnea che hanno richiesto, quando indicato, un ricovero in terapia intensiva con intubazione. Per tutti i soggetti è stato riportato un recupero completo entro 6-24 ore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici, simpatico-mimetici per la terapia del glaucoma, codice ATC uguale S01 e A05. Meccanismo d'azione. La brimonidina ha un agonista dei recettori alfa-2 adrenergici, 1000 volte più selettivo nei confronti. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo la somministrazione oculare di una soluzione 2 mg/ml per 2 volte al giorno per 10 giorni, le concentrazioni plasmatiche sono risultate basse, Cmax media di 0,06 ng/ml. L'area. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo.
Elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, alcol polivinilico, sodio citrato, acido citrico monoidrato, sodio cloruro, acqua purificata, acido cloridrico, per l'aggiustamento del pH, idrossido di sodio, per l'aggiustamento del pH, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Brimotone a base di brimonidina tartrato sono Alpha-Ga, Brimoftal, Brimonidina EG, Brimonidina Milan Generics, Brimonidina Omnivision, Glaudrim. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.